Ciao, questo progetto è sostenuto da Mano Mano, il primo e-commerce specializzato dove si possono trovare migliaia di articoli per il fai da te e per il giardinaggio. Mano Mano sostiene la voglia di fare, l'originalità e la creatività di chi si mette in gioco e ama fare sempre a modo suo, proprio come me. Nella descrizione del video troverai anche un elenco con tutte le macchine, utensili ed elettroutensili che ho utilizzato. Ti raccomando, segui il video fino alla fine e ovviamente lascia un commento. Se il video ti è piaciuto, un bel pollicione all'insù. E allora cominciamo. In questo progetto vi faccio vedere come realizzerò un'insegna con il legno. Quindi, prima cosa, mi sono stampato la scritta che volevo fare, in questo caso userò proprio questa. L'ho fatta alla misura che serviva a me, l'ho attaccata e adesso mi sono recuperato due tavole che sono queste qua. Sono due pezzi di legno belli massicci. Quindi adesso li dovrò preparare, anche questo, me li preparo, me li levigo. Bisogna munirsi di una levigatrice, questa è una levigatrice rotoorbitale, si prende un dischetto con grana 60 intanto, perché questo è grezzo, è legno. La velocità, in questo caso metterò la velocità massima. Ci si munisce di mascherina e vai! Allora, per fare la M, questa qua, che intanto già posso tagliare da qua, perché la farò a parte. Adesso passo a tagliare le lettere della scritta Mano Mano con la sega a nastro.
Adesso che ho finito con i tagli con la sega a nastro, devo fare gli ultimi tagli, che sarebbero questi centrali, dove praticamente, dato che io ho una macchinetta che mi sono costruito da solo, un traforo, farò un buchino qua dentro, qua in mezzo, e poi taglierò. Adesso vi faccio vedere. Allora, quindi le lettere che devo bucare dentro sono queste. Questo è il mio traforo. Allora, adesso, dove qua ho fatto questo taglio con un po' di colla, facciamo più di uno. Bene, a questo punto che ho tutti i pezzi pronti, questo si è asciugato, quindi adesso tolgo la carta e do una levigata intorno sui lati. Allora, cambio il dischetto, metto un disco con una grana più sottile, metto uno con una grana da 100. Ok, quindi intanto dietro non lo faccio. Quindi questo pezzo è pronto, è levigato. Adesso, come puoi vedere, è liscio, stondato gli angoli. Adesso, per aprire un po' i pori, che faccio con questo spazzolo qua? Lo spazzolo tutto, così. Bene, adesso ho pensato, dato che questa insegna dovrà stare in piedi e così è poco stabile una volta che ci sono le lettere attaccate, ho pensato di fare due piedini utilizzando un tondino di ferro da 6 mm, questo 5-6 mm. Farò due buchini sotto e adesso piego due pezzi di ferro così e faccio due piedi. Questo adesso lo rigirerò ancora di più. Allora, adesso quindi mi sono procurato della vernice trasparente per il legno, una bomboletta azzurra con cui vernicerò questo pezzo, lo farò tutto azzurro, invece il resto rimarrà alla naturale, sia questo che questi pezzetti qua. Quindi la prima cosa che faccio è verniciare questo pezzo qua, così intanto mi si asciuga. Di sotto non li vernicio perché andranno incollati.
Bene, quindi una volta finito di verniciare le lettere, procuriamo un recipiente per tenere bagnato il pennello, oppure se abbiamo finito lo laviamo e lo asciughiamo per bene con acqua, perché tanto questo è vernice all'acqua e non ci sono problemi. Anche per le mani, diciamo, gli odori, poi si asciuga prima. Dopodiché, ok, una volta asciutto questo, con una grana sottile alla levigatrice metterò una grana 100 sempre, faccio una passata leggera in modo da togliere un po' di colore e far vedere anche la venatura. Ecco qua, quindi si ha questo effetto un po' decapato, diciamo. A questo punto posso incollare i vari pezzi. Ok, quindi ci accertiamo che sia dritta e lo lasciamo asciugare. Magari cerchiamo di pulire un po', magari ci mettiamo qualche peso sopra in modo tale che si asciuga bene. Bene, quindi asciugata la colla, togliamo i pesi. E posso dare la vernice, la finitura qui. Allora, la prima mano di vernice trasparente si è asciugata, dopodiché fuori dalle telecamere ho fatto una passata con questa spugnetta abrasiva con la grana molto sottile e ho fatto un'ulteriore passata di vernice in modo da ottenere una superficie liscia, perché la prima passata di vernice alza sempre un po' quello che io chiamo peletto. Quindi facendo così si toglie il peletto, una passatina veloce, leggera e si lascia asciugare. Quindi questo è il risultato. Ora non mi resta che fare i buchi per fissare i piedini. Bisogna trovare una punta della stessa misura dei ferri, che quindi è una punta da 6. Prendo le misure, quindi i piedi li metterò proprio qua vicino a 5 cm, diciamo. Uno qua. E 5 cm di qua.
centralmente, così. Ecco qua.